mangi? È ferro! Buongiorno ragazzi, come va? Noi tutto benissimo, siamo sempre qui in questo posto splendido che avete visto già nel video precedente. Oggi andiamo a cucinare qualcosa di più serio, anche perché abbiamo le pance vuote e vogliamo mangiare un bel po', e utilizzeremo tutta l'attrezzatura di Petromax, che è lo sponsor di questo video. Petromax ci ha inviato parecchia attrezzatura, pentole forno, treppiedi, dopo vi faremo vedere delle bushbox per cucinare all'aperto in qualsiasi condizione. È attrezzatura veramente seria, per me numero uno. Adesso accendiamo un bel fuoco per scaldarci e per cucinare, così iniziamo un po' a spadellare, non con la pala, però e buona visione. Vi mostro l'attrezzatura che ci ha inviato Petromax, ringrazio ancora una volta la ditta. Questa è una pentola forno olandese, anche se loro sono una ditta tedesca. Questa è un FT3, quindi di grandezza secondo me perfetta per chi vive in camper o comunque che ha un camper, perché non è troppo grande e né troppo piccola. All'interno si può cucinare di tutto e di più, esistono libri su pentole olandesi veramente fantastici. Noi ne abbiamo acquistato uno perché è veramente bello e si ha un vero e proprio forno da utilizzare sul fuoco in ghisa, è davvero fantastica. Noi abbiamo deciso di farcela inviare con i piedini sia sopra che sotto. Il coperchio si può utilizzare come pentola sopra una bushbox, sopra la brace, da qualsiasi parte. Essendo in ghisa si può cucinare ovunque, tranne sull'induzione chiaramente, che serve l'acciaio. Inoltre ci hanno inviato questo attrezzo che serve per prendere la pentola ardente senza scottarsi. Oltre a questo, per le scottature, perché comunque cucinando sul fuoco tutta l'attrezzatura è bollente, ci hanno inviato questi fantastici guanti di Petromax antifuoco, che sono una bomba totale, molto lunghi, quindi si può veramente andare molto vicini al braciere. E di questi sono contentissimo perché sono molto resistenti, il colore mi piace tantissimo e sono fiero. Grazie Petromax. Oltre alla pentola FT3 ci siamo fatti inviare la pentola FT1, che è molto piccola, e ne fanno addirittura una ancora più piccola che è la F05. Questa qui è l'FT1, stupenda, piccolina. Così abbiamo la possibilità di cucinare due pietanze in realtà. Qua possiamo fare dei sughi, dei panetti piccolini, possiamo fare qualsiasi cosa. Dopo faremo il vin brûlé per scaldarci in questa giornata uggiosa. Comunque questa si può sempre utilizzare come pentola e l'altra come padella. Ha sempre il suo gancio per andarla a posizionare sul fuoco. È proprio piccola, è bellissima, sempre in ghisa, uguale identica all'altra, l'FT1. In questa piccola custodia, veramente minuscola, sarà meno di 20 cm, una bushbox che si chiama Obo. Questo è il materiale, veramente leggero, piccolissimo. Andremo a cucinare appunto con l'FT3 sopra il braciere e con la bushbox andremo a alloggiare sopra l'FT1. Dopo vedrete tutti i dettagli e quant'altro. Infatti adesso dobbiamo fare l'impasto del pane, perché andremo a fare anche il pane, e quindi adesso vi faccio vedere questa qui montata, che ci vuole un attimo. Il montaggio è molto semplice, basta incastrare nelle proprie fessure le piastrine. Andiamo a posizionare la parte centrale e in un attimo abbiamo la bushbox pronta per cucinare. Da qui si mettono i legni, è veramente minuscola, con la sua scritta Petromax bellissima, e il tutto sta in questa piccola sacca, quindi uno può andarci a appoggiare qualsiasi cosa, una pentola, una padella, una caffettiera addirittura, perché loro danno insieme alla bushbox
queste due traversine che si vanno a incastrare perfettamente qui, e quindi il piano per mettere un qualcosa di più piccolo come una caffettiera o un pentolino si può andare tranquillamente a fare, perché ci sono queste due traverse. Un altro attrezzo veramente importante per noi è questo treppiedi di Petromax, sempre. Ne ho visti parecchi di treppiedi su Amazon, su altri siti, che sono molto scadenti, costano poco infatti. Questo in acciaio inox, sono dei tubolari veramente super resistenti, ti dura una vita, e la possibilità di regolare tramite la catenella l'altezza della pentola o quello che uno vuole andarci ad attaccare, e inoltre ha la regolazione delle gambe, quindi svitando questo perno si va ad alzare e abbassare il treppiedi. Essendo in inox non si arrugginisce, quindi noi lo teniamo spesso sotto la pioggia o nella neve, come in questo momento, non ha nessun problema, e come ho detto è il migliore, non ce n'è, almeno sul mercato in questo momento come treppiedi è il migliore in assoluto. Siamo contenti di questa attrezzatura di Petromax. Notare la personalizzazione del tagliere spadellando on the rod. Questo è un cucchiaio che ho fatto in vigna, infatti è di vite, il mio primo cucchiaio, minuscolo cucchiaino. Questi sono i legni che andiamo a tagliare piccolini per la bush box, così iniziamo a mettere sul vin brûlé e ci scaldiamo un po'. Ci raga. Stiamo facendo scaldare bene le pentole entrambi, sia l'FT1 piccolina che adesso facevo il vin brûlé, mentre ci abbiamo una bella birretta, e abbiamo messo un po' di legna ad asciugare perché è bagnatissima, e quindi mentre che c'è il fuoco acceso asciuga l'altra legna, si crea un po' di brace, così andiamo poi a posizionare sopra il coperchio della pentola, perché la pentola deve avere fuoco, funziona così, deve avere sia la fonte di calore sotto che sopra. Si vanno a mettere dei tizzoni di carbone sul coperchio, così crea proprio il forno. L'effetto forno, sì. Non vedo l'ora di cucinare. Adesso il pane sta lievitando. Tra poco prepariamo 3 pagnottine per pucciare, poi fare la scarpetta nel sugo delle polpette. Sono sul fumo! Polpette non di carne perché non ne abbiamo da far fuori del tonno, quindi facciamo polpettine di tonno e patate. Tonno e patate, buonissime. Con il sugo, cioè immerse nel sugo. Buone, buone, buone. E non fa per niente freddo oggi, infatti siamo senza... Infatti la neve si sta sciogliendo tutta e siamo in mezzo... senza giacca. Siamo in mezzo all'acqua. Qui ci sono 7 gradi. E anche di più. Infatti si stava molto molto bene. Di notte non sta scendendo oltre i 5 gradi, quindi fa veramente caldo per essere... oggi sarà il 20. No, oggi è 23. Ah no, giusto, il 23, sì. Credo. Di febbraio, quindi... Tra 3 giorni è il mio compleanno, raga. Quindi festeggeremo poi il nostro compleanno, forse sotto la neve, cioè il mio. 19 anni ai 50. 31 di cui 4 passati on the road.
E chissà quanti altri. Non smetterò mai. Questo è l'attrezzo del secolo. Ah, l'avete già visto nello scorso video, ma quando mi sono trasformata in draghetto. Eravamo al buio, è come se fosse un'antenna telescopica di quelle delle vecchie radio, vabbè, penso anche le antenne delle nuove radio siano fatte così. Leggerissima, si può mettere ovunque. Sì, e se c'è da alimentare un po' la fiamma è un'ottima idea. Vabbè, noi utilizzavamo varie cose, tra cui soffiare, bruciandosi ovviamente ogni volta. I vestiti. Piuttosto che sì, avevamo chiaramente il classico metodo, sventolando, sì, facendogli prendere aria, però questo qui non occupa niente ed te lo puoi tenere in tasca ed è molto comodo. Adesso andiamo a tagliare l'arancio a metà perché vogliamo farlo anche domani il vin brûlé, quindi ne tagliamo metà per oggi, metà per domani. Guardate che rosso! Bellissimo! Arance della Sicilia, Gli facciamo la cresta, facciamo diventare questo arancio un bello punk. È vero. Quei piercing. Che bello! Molto natalizia questa cosa. Sì, a Natale si beve vin brûlé. In realtà noi lo beviamo sempre, però. Più vin che brûlé. È avanzato un goccino, sicuramente non per te, no, ma... Lo stendiamo un pochino. Bello aromatizzato, origano e olio. Adesso lo andiamo a rotolare come un croissant, niente di più, niente di meno. Alla fine risulta poi un filoncino del genere. Magari andiamo a tagliarlo a metà, così nella pentola a forno mettiamo 2 pezzi e siamo a posto. Adesso andiamo ad abbassare grazie alla catenella la pentola a forno, perché dobbiamo avere una temperatura di circa 200 gradi, 180 per cuocere il pane. Quindi direi più o meno così. Perfetto. ...180 precisi.
siamo contenti di portarvi con noi, di farvi vedere la nostra vita on the road, che poi on the road, più into the wild, però Questi panini all'olio sono venuti proprio bene. Le polpette di patate molto buone anche loro. Fateci sapere se queste ricette insieme a noi vi piacciono. Come avete capito siamo due mangioni, però ci piacerebbe se apprezzaste questo tipo di contenuto, perché è quello che piace fare a noi fondamentalmente. E ci vediamo nel prossimo video. ciao ragazzi, Ciao! buona giornata, buona serata, buona vita, ciao. Ciao! No, ma saluta un po' gli amici, eh? Sei stanco, eh? Questa giornata ti ha distrutto, eh, Pipì?